Ti è mai capitato di sentirti sfruttato? Come se la tua gentilezza venisse presa per debolezza, come se essere sempre disponibile, sempre pronto ad aiutare, non fosse mai abbastanza. Anzi, come se qualcuno approfittasse proprio di questo. Sei mai stato a un punto in cui ti sei chiesto perché mi sento così svuotato, così invisibile, nonostante faccia di tutto per gli altri? Oggi voglio parlarti di un lato oscuro, un lato di te che forse hai sempre cercato di ignorare, un lato che potrebbe contenere le risposte a quelle domande che ti tormentano. Questo lato è il tuo ombra. Se pensi che essere troppo buono sia una virtù senza conseguenze, potresti scoprire una verità sorprendente e sì, anche un po' scomoda. Resta con me, perché oggi esploreremo insieme il confine tra luce e oscurità. Capiremo perché essere buoni, troppo buoni, potrebbe nascondere un prezzo altissimo e come recuperare quel pezzo di te che hai messo da parte. Sei pronto a scoprire il tuo vero potere? Fin da bambini ci viene insegnato un mantra semplice. Essere buoni è sempre la scelta giusta. Sii gentile, condividi, aiuta gli altri. È una regola non scritta che ci accompagna per tutta la vita. Ma cosa significa davvero essere buoni? La società ci dice che dobbiamo dare senza aspettarci nulla in cambio, che dobbiamo essere altruisti, disponibili, gentili, a ogni costo. Ma raramente ci si chiede a ogni costo per chi? E qui c'è il primo inganno. Perché non si parla mai di quel costo? Quante volte hai messo da parte i tuoi bisogni per dare la priorità agli altri? Quante volte hai sorriso, anche se dentro ti sentivi spezzato? Quante volte hai detto sì, solo per paura di essere giudicato, rifiutato o persino abbandonato? Essere buoni non è sbagliato. Anzi, è una qualità meravigliosa. Ma cosa succede quando questa bontà diventa una maschera? Una maschera che indossi per sentirti accettato, per evitare conflitti o peggio, per cercare un valore che non riesci a trovare in te stesso. C'è un detto che dice: non puoi versare da una tazza vuota. Eppure, quante volte ti sei trovato a dare e ancora a dare fino a non avere più niente per te? E sai qual è la parte più crudele? Più dai, più sembra che le persone si aspettino da te. Più fai, più diventi invisibile. È come se la tua gentilezza, invece di essere apprezzata, diventasse un'abitudine per gli altri. E alla fine non resta nulla di te. Ti faccio un esempio. Pensa a Marta, una donna straordinaria, sempre pronta ad aiutare, sempre disponibile. Se qualcuno aveva bisogno di un favore, lei era lì. Sul lavoro si faceva in 4 per risolvere problemi che non erano nemmeno suoi. Con gli amici era quella che rispondeva alle chiamate nel cuore della notte. Ma sai cosa è successo? Un giorno si è accorta che nessuno chiedeva come stava lei. Nessuno si preoccupava del suo benessere. Era diventata la persona che c'è sempre. Ma nessuno si chiedeva cosa succedeva quando lei, in silenzio, crollava. E non è solo la storia di Marta, vero? Potrebbe essere la tua, potrebbe essere la mia. È la storia di chiunque si sia mai sentito prigioniero della propria bontà. La trappola del troppo buono è insidiosa. Ti fa credere che essere amato significhi sacrificarti, che per meritare affetto o rispetto devi essere perfetto, impeccabile, sempre presente. Ma a che prezzo? Questa trappola non solo ti svuota, ma ti rende anche invisibile, persino a te stesso. Perché quando metti sempre gli altri al primo posto, quando non dici mai no, alla fine smetti di ascoltare quella voce dentro di te che ti chiede: e io? Quando sarà il mio turno? E allora ti chiedo, quanto di ciò che fai ogni giorno nasce davvero dal cuore e quanto è solo paura? Paura di non essere abbastanza, paura di deludere, paura di non essere amato. Ma ecco il punto chiave, non è colpa tua, è un inganno che ci è stato insegnato fin da piccoli e oggi iniziamo a svelarlo. La verità è questa: la bontà incondizionata non può esistere senza equilibrio.
E quando dimentichiamo questo equilibrio, quando diamo tutto senza mai ricevere, ci stiamo solo condannando a una vita di insoddisfazione e dolore silenzioso. Ma non deve essere così. E qui inizia il viaggio per riscoprire quel pezzo di te che hai sacrificato troppo a lungo. Immagina di vivere in una casa enorme. Ci sono stanze bellissime, luminose, piene di ricordi felici. Sono le stanze che mostri agli altri, quelle in cui ti senti al sicuro, dove sei la persona buona, quella sempre presente, affidabile, positiva. Ma poi c'è un'altra stanza, è buia e la porta è sempre chiusa. Sai che esiste, ma preferisci evitarla. Dentro quella stanza ci sono parti di te che non vuoi vedere. La rabbia, la gelosia, il risentimento, la paura. È lì che vive la tua ombra. Carl Jung, uno dei più grandi psicanalisti della storia, ci ha insegnato che l'ombra non è altro che tutto ciò che rifiutiamo di noi stessi, tutto ciò che non ci piace, che non vogliamo accettare, che ci fa paura. Ogni volta che scegliamo di essere solo buoni, reprimiamo un pezzo della nostra anima, perché pensiamo che mostrare rabbia, frustrazione o dire semplicemente no sia sbagliato. Ci convinciamo che essere sempre gentili sia l'unico modo per essere accettati, amati, rispettati. Ma sai cosa succede quando nascondi l'ombra? Lei non sparisce, non se ne va. Al contrario, cresce, diventa più forte, più profonda, più pericolosa. E poi un giorno esplode. Quante volte hai accumulato così tanta frustrazione da scoppiare con qualcuno che non aveva fatto nulla per meritarselo? Quante volte hai detto «non ce la faccio più», eppure hai continuato a sacrificarti, ignorando quella voce dentro di te che gridava di fermarti? Ti voglio dire una cosa, non è colpa tua. Ci hanno insegnato a temere l'ombra, a reprimerla, a far finta che non esista, perché, diciamocelo, viviamo in una società che esalta la luce e demonizza il buio. Ma l'ombra non è il nemico. In realtà è una parte di te, una parte che ti sta chiedendo attenzione. Ti sta dicendo «Ehi, ascoltami, ho qualcosa da insegnarti». Immagina di avere un lupo dentro di te, è forte, selvaggio, imprevedibile, ma invece di accettarlo cerchi di rinchiuderlo in una gabbia. Lo ignori, gli neghi il cibo, fai finta che non esista. Sai cosa succede a quel lupo? Non muore, si arrabbia, diventa più feroce e un giorno, quando meno te lo aspetti, scappa dalla gabbia e prende il controllo. La tua ombra è quel lupo. Puoi provare a ignorarla, a reprimerla, a far finta che non esista. Ma lei non scomparirà mai. Anzi, più la ignori, più la tua vita sarà controllata da emozioni che non capisci, da scoppi di rabbia improvvisi, da un senso di vuoto che non riesci a spiegarti. La chiave non è combatterla. Non puoi vincere contro una parte di te stesso. La chiave è accettarla, guardarla negli occhi e dirle «Ti vedo, so che sei qui e va bene così». Quando accetti la tua ombra, quando smetti di temerla, succede qualcosa di straordinario. Lei smette di essere un mostro e diventa un alleato, un compagno di viaggio che ti insegna chi sei veramente. L'ombra ti sta mostrando le tue paure, ma anche il tuo potenziale. Ti sta dicendo «Sei più di quello che pensi, sei più della tua luce». E va bene così. Perché sai una cosa? La luce è preziosa, ma è nel buio che troviamo il nostro vero potere. È lì, nell'oscurità, che impariamo a conoscerci davvero. Non temere la tua ombra. Abbracciala, guardala con curiosità, come un vecchio amico che non vedevi da tanto tempo. Perché lì, nel profondo, c'è una parte di te che aspetta solo di essere ascoltata. L'ombra non è il tuo nemico, è una chiave, e quando impari a usarla scoprirai di essere molto più forte di quanto avresti mai immaginato. Il lato oscuro dell'essere troppo buoni non riguarda solo le relazioni con gli altri, ma anche il tuo rapporto con l'universo e con ciò che attrai nella tua vita. Quando reprimi il tuo lato oscuro e ti annulli per piacere agli altri, mandi un segnale energetico di mancanza e sacrificio,
bloccando il flusso naturale dell'abbondanza. Se vuoi scoprire come integrare la tua ombra e sbloccare il tuo potere interiore per manifestare ciò che desideri, scarica il mio PDF gratuito che trovi nel link in descrizione. È un primo passo pratico per allinearti con la legge di attrazione e iniziare a creare la vita che meriti davvero. Il primo passo per trovare equilibrio nella tua vita non è combattere il tuo lato oscuro, né reprimerlo. È osservarlo. L'ombra non è un nemico da eliminare, ma un messaggero da ascoltare. Ogni volta che provi rabbia, frustrazione o quel senso di svuotamento che ti perseguita, è come se l'ombra stesse bussando alla porta. Sta cercando di attirare la tua attenzione. Riconoscerla significa fare una pausa e chiederti: perché mi sento così? Cosa sto ignorando di me stesso? Spesso è proprio nei momenti in cui ti senti sopraffatto, quando fai qualcosa controvoglia o accetti situazioni che ti fanno male, che l'ombra emerge con più forza. Ogni volta che metti i bisogni degli altri davanti ai tuoi, ogni volta che dici sì quando dentro di te vorresti gridare no, stai reprimendo una parte di te. Succede quasi senza accorgertene. Ti ritrovi a sorridere quando vorresti piangere, a fare un favore mentre il tuo cuore ti implora di fermarti. E così, senza neanche capire come, finisci per costruire un muro dentro di te. Da una parte c'è la persona che mostri agli altri, quella gentile, affidabile, sempre disponibile. Dall'altra c'è chi sei davvero, con tutte le emozioni che non hai il coraggio di esprimere. Ma quel muro non è una protezione, è una prigione. Più cerchi di ignorare il tuo lato oscuro, più lui si rafforza. Diventa come un fiume in piena che non può essere arginato, che prima o poi troverà un modo per uscire, magari nei momenti peggiori. Una parola detta con rabbia a qualcuno che non se lo merita. Un improvviso crollo emotivo che non riesci a spiegarti. Riconoscere il tuo lato oscuro non significa lasciare che prenda il sopravvento. Non significa arrenderti alla rabbia o al risentimento. Al contrario, significa guardarlo con curiosità, con il desiderio di capire cosa ha da dirti. Ogni emozione che reprimi, ogni volta che ti neghi il diritto di sentire, l'ombra cresce. Ma non lo fa per punirti, lo fa per proteggerti. Quando inizi a prestarle attenzione, scopri che non vuole distruggerti. Vuole solo aiutarti a vedere dove stai sacrificando troppo di te stesso, dove stai ignorando i tuoi bisogni, dove hai smesso di ascoltarti. È come un campanello d'allarme, un segnale che ti invita a fermarti e a guardarti dentro. Non è facile. Guardare nell'oscurità richiede coraggio. Significa accettare che non sei perfetto, che hai paure, desideri e limiti. Ma è proprio in quel momento, quando smetti di lottare contro te stesso e inizi ad accogliere ogni parte di te, che inizi a sentire una leggerezza nuova. L'ombra smette di essere un peso e diventa una guida. Ti insegna a dire no quando serve, a rispettare i tuoi confini, a prenderti cura di te senza sentirti in colpa. E così, passo dopo passo, ti avvicini a una verità potente. La tua ombra non è lì per distruggerti. È lì per ricordarti che non puoi essere veramente felice se continui a ignorare chi sei davvero. La luce è importante, ma è nel buio che troviamo il nostro vero potere. Impara a osservare il tuo lato oscuro senza paura. Ascoltalo. Chiediti cosa vuole dirti, cosa puoi imparare da lui, perché è proprio lì, nel profondo, che troverai una forza che non credevi di avere. Essere buoni non significa annullarsi, non significa sacrificarsi fino a perdere di vista chi sei. Essere buoni significa scegliere consapevolmente di dare, ma senza svuotarti. Significa agire dal cuore, non dalla paura. Essere buoni non è una maschera, ma un atto autentico che nasce dall'equilibrio tra ciò che mostri agli altri e ciò che sei veramente. La vera bontà non ha bisogno di essere priva di limiti,
non ha bisogno di negare la tua ombra, perché la tua ombra non è contro di te, è parte di te. È quella parte che ti ricorda chi sei, che ti spinge a proteggerti quando dai troppo, che ti chiede di rispettare i tuoi confini. È una voce che sussurra: non dimenticarti di te stesso. Quando impari a integrarla, qualcosa di straordinario accade. Non c'è più una lotta interna, non c'è più divisione. Smetti di essere frammentato, spezzato in 1000 pezzi, diventi intero. E in quell'interezza scopri un potere incredibile, la capacità di essere pienamente te stesso. Senza maschere, senza paura, senza quel peso che ti ha accompagnato per troppo tempo. Voglio che ti fermi un momento e immagini cosa significa essere autentico. Significa vivere con leggerezza, con la certezza che non devi più fingere di essere solo luce per meritare amore. Significa guardarti allo specchio e vedere ogni lato di te, sia quello che brilla, sia quello nascosto nell'ombra, e accettarlo con compassione. Non sei solo le tue qualità, non sei solo la tua gentilezza o la tua disponibilità, sei molto di più. La verità è che nel buio c'è sempre un seme di luce, e quel seme può crescere solo se gli permetti di esistere, solo se gli dai spazio. Quando fai pace con il tuo lato oscuro, inizi a vivere davvero. Inizi a scegliere, a dire sì e no con sincerità, a dare senza sentirti svuotato, a vivere senza il costante timore di non essere abbastanza. Quindi, oggi ti invito a fare questo passo. Non serve che tu cambi tutto in una volta, basta iniziare. Guarda la tua ombra con curiosità, non con paura. Avvicinati a lei con amore, non con giudizio. È lì che troverai una forza che non sapevi di avere. Ricorda, non sei solo la tua luce e va bene così. Sei un insieme meraviglioso di contrasti, di chiaroscuri, di emozioni che convivono. E in questa complessità, in questa fusione di luce e ombra, c'è la tua vera essenza. Ed è bellissima. Non temere la tua ombra. È lì che si nasconde la tua vera forza. Lì, dove pensavi ci fosse solo buio, c'è il tuo potenziale più grande, pronto a emergere. Se questo video ti ha fatto riflettere, lascia un like e iscriviti al canale per continuare questo viaggio insieme. Nei commenti raccontami qual è quella parte di te che hai sempre cercato di nascondere. Ti leggerò e risponderò, perché questa scoperta la facciamo insieme, passo dopo passo.